Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno da Ankara o Ankara, dove siamo finiti? Puff, come per magia siamo sbucati qui nella capitale. Nella capitale. E adesso ci troviamo precisamente, purtroppo con un cielo molto grigio stamani, che non si tengono gli occhi aperti dal riflesso che c'è. Purtroppo ci siamo svegliati con un cielo grigio, ma pazienza, perché comunque siamo nella capitale appunto e ci riserva tante cosine da vedere. Una di queste è proprio quella dove ci troviamo adesso. Per fare un veloce riassunto, praticamente Charlie l'abbiamo parcheggiato molto vicino al centro, in un parcheggio a pagamento, non lontano da un parco, e in questo parco c'è la fermata della metropolitana. Abbiamo preso la metro, fatto 4-5 fermate. 4-5 fermate con un cambio. Pochi centesimi di euro costa il biglietto e siamo arrivati qui. Questo è, diciamo, il plus della capitale. Iniziamo con il botto. Esatto, ovvero siamo nel mausoleo di Ataturk. E siamo nel parco di Anıt Kabir. Esatto, perché ovviamente visto lo spessore e diciamo la grandezza del personaggio gli hanno dedicato un intero parco. Ora lo esploreremo. Credo che Mustafa Kemal Atatürk, se ci avete seguito, non abbia bisogno di presentazioni. Diciamo è stato un leader, è amato dal popolo, come diciamo Ataturk si illuminano gli occhi di ogni turco. È venerato da tutte le parti, vediamo bandiere ovunque, addirittura nelle macchine la gente mette il suo volto nei sportelli, quindi è veramente un idolo. Esatto, statue in ogni piccolo paese c'è una statua di Ataturk. Quindi diciamo che questo è un posto, per come abbiamo letto, che ogni turco dovrebbe visitare almeno una volta nella vita, per la storia anche dai visitatori stranieri, perché insomma sembra essere interessante. Andiamo a scoprirlo. Sì. Stiamo intanto assistendo anche al cambio della guardia e siamo all'ingresso del lungo vialone che ci porta verso la parte clou del parco. In prossimità del cambio della guardia abbiamo due edifici che sono dei musei. Questo primo edificio abbiamo questa imbarcazione che è stata usata da Ataturk nel 1937. Grande. In quest'altra area, invece del museo, abbiamo il carro funebre con cui è stato trasportato il corpo di Ataturk. E dopo questa piccola passeggiata siamo arrivati in questa immensa piazza. Guardate quanto è enorme, Gigante, veramente. è veramente imponente E gremita di gente. Gremita di gente e di soldati.
E dietro di noi abbiamo il mausoleo di Ataturk, ovvero dove è sepolto praticamente. Ora andremo a vedere, ci dovrebbe essere la sua tomba. quindi un luogo di culto per tutti i turchi che vengono quotidianamente, tutti i giorni, a fargli visita. E adesso entriamo finalmente all'interno del mausoleo, dove c'è una folla. Ecco, ci stavo dicendo, giusto 2 persone ci sono. Quindi mamma mia. cerchiamo di vedere quello che riusciamo. E qui vedete tutto il pellegrinaggio di persone devote ad Ataturk che vengono a fare visita di fronte alla sua bara, che è situata proprio in questo punto. Questo che vediamo ai lati, sulla parete, è l'ultimo discorso che ha fatto Ataturk all'esercito turco. In occasione della sua morte nel centenario è stato iscritto sulle pareti di questo mausoleo. All'uscita dal mausoleo abbiamo questo bello affaccio sulla piazza centrale e tutto lo skyline con i grattacieli della città di Ankara sullo sfondo. Adesso entriamo a vedere il museo dedicato appunto ad Ataturk.
Qui abbiamo anche un modellino della casa di Mustafa Atatürk ad Amasya, dove siamo stati qualche giorno fa. Questo luogo fu fondamentale per la fondazione della Repubblica Turca. Qui ragazzi ci troviamo sotto al mausoleo e la tomba vera e propria Abbiamo di scoperto. Atatürk è dietro questo portone di ferro, non so che materiale. Sembra rame. Sembra rame. Sbalzato con rame. Sì, e la parte che vediamo da fuori, dall'esterno, è solamente la copertura, la parte Sì. alta. Praticamente è in quella sala ottagonale che si vede lì, che ovviamente è inaccessibile, dotata di telecamere e quant'altro, e la vera tomba è lì. Vedete, si vede l'apertura di questa sorta di quasi un caveau, è quasi come se fosse un caveau all'interno del quale c'è la tomba di Atatürk. Qui abbiamo anche la macchina di Atatürk, una bellissima Cadillac del 1935, tutta restaurata e tenuta al lucido, sembra uscita di fabbrica, nuova. Oltre alla tomba di Atatürk, qui ne abbiamo anche una seconda. È infatti quella del primo ministro Ismet Inonu, che poi è diventato anche il secondo presidente della Turchia, dopo ovviamente Kemal Atatürk. Hanımefendi geçiş yapmıyoruz. Bekliyoruz. Evet, geçiş devam ediyor. Orada! Esas durun! Kendileri vurmanın! Sağ! Sola! Dön! Ve! Orada! Gel gel, doğru gel.
Yerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bene, lasciamo il mausoleo di Ataturk, sono Bello. esattamente le ore 12, quindi mezzogiorno, e c'è stato adesso, proprio adesso, il cambio della guardia di mezza giornata. Esatto. Eccoci qua a tavola ragazzi, abbiamo trovato un posticino dove mangiare, abbiamo preso 2 piatti tipici e buon appetito. Il fulmino sale, buono, buono. Eccola. E dopo questo buon pranzetto ci siamo spostati di fronte a questa moschea gigantesca. Super moschea. Super moschea. Pensate un po' che è la più grande di tutta Ankara, la moschea di Kocatepe, se lo pronuncio correttamente. Ed è anche una delle più imponenti di tutta la Turchia, ovviamente dopo quelle di Istanbul. Certo, è caratterizzata da un grosso complesso centrale con 4 minareti alti ben 88 metri. E la sua costruzione risale a circa una cinquantina di anni fa, iniziata negli anni 60, finita negli anni 80. Può ospitare al suo interno fino a 24.000 fedeli. Ora, se aperta, vediamo un attimo, vogliamo vederla anche da dentro. Siamo dentro la moschea, ci sono anche i piani rialzati, quindi i fedeli possono pregare anche da questi livelli più alti e da qui possiamo vedere tutta la moschea al suo interno da un punto privilegiato.
molto provati ragazzi, perché abbiamo visto il pedometro e abbiamo fatto 10 km oggi. Nonostante 3 metropolitane. Nonostante 3 metropolitane prese, veramente siamo fusi. E poi è uscito il sole tutto insieme, quindi ha fatto anche più caldo, meglio, perché per i colori è stato meglio, però insomma ci siamo sentiti belli affaticati alla fine. Quindi niente, più o meno Ankara, insomma le cose salienti che volevamo vedere erano queste, le abbiamo viste e siamo tornati da Charlie, come ben vedete, siamo sopra Charlie, abbiamo lasciato il parcheggio, quello lì in centro vicino al parco, e stiamo uscendo con un po' di traffico e andando verso la prossima meta. Come vedete ci siamo spostati, abbiamo trovato un punto sosta lungo le sponde di questo laghetto. Questo è il lago di Golyutsu, che prende il nome di Yeni Chaga Golu. Sono nomi un po' difficili da pronunciare, ma questo è il loro nome. È un piccolo laghetto, siamo intorno ai 1000-1100 metri di quota e stanotte dormiremo qui. C'è questa curiosa costruzione di legno panoramica sul lago e la particolarità più bella è la presenza di tutti questi bracieri con gazebi e tavoli con le panche. Come potete vedere, ogni punto picnic è dotato di un braciere personale, abbiamo il tavolino con le sedie e il gazebo. Ce ne sono tantissimi, un po' come avevamo visto anche nei mesi passati intorno ad Antalya, a Konya, insomma in tutti i posti che abbiamo visitato, perché qui in Turchia va molto di moda fare il picnic, è proprio una prassi comune. Vedete, è pieno di tavolini ed è veramente un bel punto dove incontrarsi e fare un bel pranzo all'aria aperta. Lì vedete il nostro Charlie parcheggiato, abbiamo anche una fontana per fare un po' d'acqua. Ora però ci prepariamo per la cena e ci riposiamo, perché oggi ci siamo stancati abbastanza. Abbiamo fatto tanti chilometri sia a piedi ma anche con il nostro van. Marta è già dentro che prepara. Ora raggiungo Marta e ci prepariamo anche per farci una bella doccia, poi chiudiamo la serata con una buona cena.